Ciao a tutti, mamma mia quanto tempo che non mi mettevo davanti a una telecamera, a parte il video di Natale. Questo qui è un video che volevo tenere per me, poi in questo periodo un po' strano, forse in certi momenti nostalgici, sono andato a ripescare i vecchi ricordi e soprattutto il quasi incidente fatto esattamente il 20 aprile 2019. Basta, questa qua è una piccola anteprima per farvi capire che c'è qualcosa di succoso, poi ve lo faccio vedere integralmente. Purtroppo non ho l'incidente vero e proprio fatto qualche mese fa, sotto certi aspetti meglio così, perché ancora in questo momento non mi ricordo nulla, proprio zero. E da fine video pubblicato qualche settimana fa, se ve lo siete perso l'ultimo video che ho girato con i kart, ho spiegato brevemente cosa mi sono rotto ed attualmente con tanta fisioterapia sto tornando abbastanza in forma, dai, diciamo vertebre, spalle, piano piano, poi dopo mano, mignolo in penna ancora un pochino, però dai, piano piano si riprenderà anche quello, anche se il mignolo è quello che ha la piastra più grande, dai, vedremo in futuro. Pensate che proprio quella mattina del 6 settembre mi ricordo solamente che ero partito con tutta calma e ha attirato la mia attenzione il LED anteriore del CBR sul musetto che sfarfallava e se acceleravo andava perfettamente, un po' come succedeva con i vecchi Ciao all'epoca. E poi basta, non mi ricordo più nulla del tragitto e quant'altro, solo quando mi sono svegliato all'ospedale una settimana dopo. Comunque, dopo tutta questa parentesi, torniamo a noi con questo salvataggio miracoloso, lo chiamerei così, e con un mio amico, ciao Giulio, decidiamo di fare una volata in futa nell'Appennino tosco-emiliano. Per me è la prima volta che mi recavo sul passo della futa e sono rimasto esterrefatto dalla quantità di gente e di motociclisti che c'erano, e tutto questo mi gasava un mucchio, cioè, già le prime volte che mi vedevo un motociclista che mi veniva incontro dall'altro senso di marcia con la tuta in piega tipo a ginocchio, dicevo ma dove siamo? Cioè, ma siamo per strada qua, boh. Avevo addirittura portato con me il drone, mi ricordo ancora che c'era un vento assurdo e l'avevo usato per pochi minuti e fin qui tutto bene, per fortuna. Arriviamo al dunque, dopo uno spuntino veloce allo chalet Ratticosa decidiamo di ritornare con calma verso casa, con calma. Gasatissimo di vedere tutte quelle moto, il mio amico si è messo dietro per osservare le mie scarse doti da motociclista e girandomi avevo anche notato altre moto anch'esse dietro di me, così ho deciso di fare un pochino l'asino e accelerare un po'. Iniziavo sempre a prendere più confidenza e mi raccomando non fatelo anche voi, è solamente un video per ricordarvi che la strada è pericolosa e se volete dare gas andate direttamente in pista, che qui in Italia abbiamo tantissimi autodromi. Eccoci qua, penso che questa parte di video, soprattutto il suono, tutti i rumori di questa parte di video li ho talmente impressi in testa che non me lo dimenticherò mai, almeno questo me lo ricordo bene. Ve lo lascio integrale e poi lo commentiamo insieme. Intanto potete insultarmi perché andavo un pelino troppo forte e avrete notato che le registrazioni sono effettuate a 360 gradi con la Samsung Gear 360, ormai direi datata e sostituita da tempo con Insta360 One R. Facevo ottime registrazioni e pensate quanto ero già avanti all'epoca. L'unico difetto è che lo stitch, la creazione del 360 tra una lente e l'altra, non era proprio perfetto e se una lente era completamente controluce e l'altra registrava una zona più buia, si vedeva la fusione tra le due lenti con una linea centrale, come avrete poi già visto anche voi. Ma come sono rimasto in piedi e cosa ho combinato? Sarà che non ero abituato ad andare un po' troppo allegro e con l'adrenalina a 1000 ho combinato questo guaio. La curva non era nemmeno così ad angolo retto, non so, video 360 la fa sembrare meno pericolosa e quasi dritta, ma in quel momento pensavo solamente a pensare e dopo averlo rivisto 1000 volte mi sono detto tra me e me: ma se dopo aver rallentato facevo la mia curva normale, la facevo senza problemi? Purtroppo in quel momento bastano quei pochi secondi e si fanno delle cavolate. Sarà anche quel marciapiede giallo sotto il guardrail nella mia mente ha suscitato occhio che è una curva pericolosa e ho continuato a frenare all'inverosimile, eppure proprio questo marciapiede mi ha salvato dalla caduta e dopo aver perso l'anteriore per un secondo, guardate proprio a rallentatore,
Subito dopo la mia ruota si è appoggiata proprio lì, su questo marciapiede, e tutto il mio corpo si è proprio appoggiato al guardrail, e purtroppo c'era anche la mia gamba in mezzo, dove mi ero piantato proprio la pedalina sulla gamba, e tuttora ho ancora il segno ben visibile, guardate. Per fortuna è solamente un ricordo, ma danni praticamente nulla. Avevo solamente rotto a metà la pedalina destra e per tutto il viaggio di ritorno ho guidato senza e fortunatamente sono rimasto sulle mie gambe, anche se verso sera non ero proprio in forma. Per una settimana ho zoppicato e se non sbaglio proprio quei giorni lì, dopo 2 o 3 giorni, avevo fatto la gara di kart a Misano facendo finta di nulla, cercavo di non zoppicare e mi ricordo anche che facevo fatica ad accelerare, ma non ho detto niente a nessuno. Poi, dopo una settimana e mezza circa, non sentivo più male ed ero tornato al 100% come prima. Bah, piccoli misteri come anche questo salvataggio misterioso. Direi che mi è andata proprio di lusso e qui ho usato proprio un vero jolly. E dopo 4 anni volevo raccontarvi questa cosa, anzi mostrarvela, ed era arrivato proprio il momento giusto. Sentire il rumore della moto mi fa venire i brividi e la voglia di tornare subito in sella, chissà dai. Vedremo in futuro, adesso pensiamo a riprenderci del tutto. Mi raccomando, vi ripeto, usate la testa, non fate come me e sfogatevi in pista, mi raccomando. Nei commenti potete insultarvi, scrivermi i vostri pareri, sono stato miracolato anche qua, lo so. E non sempre può andare così bene e sono fortunato ad essere qua a raccontarvelo. Dai, io vi saluto, vi aspetto qui sotto nei commenti, un salutone e alla prossima su YouWin Blog.